Ciao ragazze, benvenute o bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare insieme una borsa passo dopo passo adatta a queste feste. L'ho pensata per queste feste di Natale, ma anche per Capodanno, ma se volete ovviamente potete utilizzarla tutti i giorni. La borsa in questione è questa qua. Come potete vedere, qua ci sono dei dettagli super carini, ho fatto delle noccioline e qua un classico punto basso, quindi è molto semplice. Andremo anche ad inserire all'interno della borsa la rete e anche vi faccio vedere come si va a rivestire con della stoffa in cotone. Quindi iniziamo subito con il tutorial. Cosa ci servirà per fare questa borsetta per le feste? Allora, 300 grammi all'incirca di filato, io sto utilizzando lo Swan Black glitterato di 3 sfere, ha tutti i glitter oro e il colore è il Bordeaux. Poi sto utilizzando una catena oro, ovviamente come glitter, una coppia di anellini e una chiusura, tutto oro. Come uncinetto utilizzo un 3,5 mm. Ci servirà della rete per indurire la borsa, un pezzo di stoffa per andare poi a rivestirla. Iniziamo con il nostro cappietto iniziale e poi andiamo a fare 36 catenelle. Una volta fatte le nostre catenelle, andiamo a fare una catenella in più per salire con il lavoro e andiamo a fare delle maglie basse nelle costine che ci sono dietro le nostre catenelle. Quindi la nostra catenella sul davanti è in questo modo, noi andremo a girare la catenella e si lavora su queste costine che ci sono qua dietro. Quindi in tutto vi devono risultare 36 maglie basse in queste costine di dietro. Quindi non si entra nella prima ma nella seconda e si fa una maglia bassa. Quindi per tutta la riga noi andremo in queste costine che ci sono dietro e si fanno delle maglie basse. Si entra, si esce con il filo e si chiude. Io inizio sempre facendo le maglie basse dietro queste costine che trovate dietro le catenelle perché il lavoro vi risulterà dritto. Anche le catenelle iniziali poi vi risulteranno dritte. Quindi si continua nello stesso modo fino al termine della riga. Una volta terminata la riga, si sale con una catenella, si svolta e nel primo punto, quindi non qui ma qui, si salta sempre perché questa è la catenella per alzarci con il lavoro, quindi si parte sempre dalla seconda, vedendola dall'alto. Quindi si entra e si fa una maglia bassa. Adesso nella seconda maglia andremo a fare una nocciolina e dobbiamo fare 4 mezze maglie alte senza chiuderle tutte subito, quindi in questa maniera qua. Facciamo un gettato, si inizia a fare la nostra mezza maglia e non la chiudiamo, rimaniamo così. Si fa la seconda, quindi gettato, si entra e si porta il filo e non si chiude. Con la terza si fa la stessa cosa e poi una quarta. Ci ritroveremo la bellezza di 2, 4, 6, 8, 9 asole da chiudere insieme e si chiudono tutte in una volta sola. E poi nella terza maglia si fa una maglia bassa e vedete che si presenta questa
nocciolina. Adesso si continua a maglia bassa per tutta la riga fino alla fine, quindi maglie basse per tutta la riga. Ci ritroviamo al termine della riga. Bene, terminata la riga, si sale sempre con una catenella e si svolta. Adesso per avere sempre le noccioline sul davanti dobbiamo andare a fare una riga semplice a maglia bassa. Poi quando si gira nuovamente il lavoro si rifà di nuovo le noccioline. Quindi in questo momento andremo a fare su tutta la riga delle semplici maglie basse. E si torna indietro, quindi questo praticamente è il giro di ritorno. Ci ritroviamo al termine della riga. Arrivate in fondo alla riga di ritorno, si sale con una catenella e si svolta. E adesso dobbiamo andare a fare le noccioline. Quindi il primo punto, una maglia bassa. Nel secondo andremo a fare la nocciolina, quindi 4 mezze maglie alte nello stesso punto, senza chiuderle subito, quindi una, 2, 3, e 4. Ci ritroveremo con 9 asole e si vanno a chiudere tutte. Nel punto successivo una maglia bassa, un'altra maglia bassa e qui faremo un'altra nocciolina, quindi altre 4 mezze maglie alte, una, 2, 3 e 4, 9 asoline e si vanno a chiudere tutte insieme. E poi si continua con le nostre maglie basse, quindi fino al termine della riga si fanno maglie basse. Bene, una volta terminata la riga si sale sempre con una catenella, si svolta, vedete che le noccioline sono da questo lato e quindi adesso faremo il giro di ritorno tutto a maglie basse fino alla fine. Ci ritroviamo alla fine. Ok, fatto anche il giro di ritorno, adesso dobbiamo continuare con le nostre noccioline, quindi vi spiego un attimino. Dobbiamo arrivare a un totale di 9 noccioline, quindi noi si continuerà sempre nello stesso modo finché non si raggiungerà le 9 noccioline. Quindi adesso ne abbiamo fatte una, poi 2 nel secondo giro, quindi adesso ne andremo a fare 3. Ricordatevi che il giro di andata è quello con le noccioline, il giro di ritorno è a maglia bassa classica. Quindi bisogna semplicemente alternare il giro di andata e di ritorno finché non si raggiungono le 9 noccioline. Quindi adesso, dopo che abbiamo fatto il nostro giro di ritorno a maglie basse, si sale con una catenella, si svolta e si fa il nostro giro con le noccioline. Quindi il primo punto è sempre una maglia bassa, nel secondo andremo a fare le nostre mezze maglie alte per fare la nocciolina, che sono 4, quindi una,
2, 3 e 4. Ci ritroviamo con 9 asoline, si vanno a chiudere tutte insieme. Poi tra una nocciolina e l'altra ci devono essere 2 punti bassi, quindi ora si andranno a fare 2 punti bassi, 1 e 2, e nel successivo una nocciolina, quindi 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4, e si chiudono tutte le asole insieme. Adesso nei prossimi 2 punti andremo a fare gli altri 2 maglie basse per distanziarle, quindi una e 2, e nella successiva un'altra nocciolina, quindi 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Si chiude tutto e abbiamo fatto la terza nocciolina. E adesso si prosegue sempre con le maglie basse fino al termine della riga. Quindi vedete che ovviamente più si sale, più si deve aggiungere la nocciolina, quindi al prossimo giro ne farete 4. In mezzo alle 2 noccioline ci devono essere sempre 2 maglie basse, e quando iniziate la riga sempre il primo punto è a maglia bassa. L'unica cosa da ricordare è questo. Quindi continuiamo il giro di andata fino alla fine. Bene, finito il giro di andata, si sale con una catenella e si torna indietro con il giro di ritorno, tutto a maglie basse. Quindi tutto il giro di ritorno a maglie basse. Ci vediamo al termine della riga. Bene, quindi finito il giro di ritorno, qua ci sono le nostre noccioline, vi spiego un'altra volta cosa dovete fare e poi ci si ritrova al raggiungimento delle 9 noccioline. Quindi il nostro pannello è composto da giri di andata e ritorno. I giri di andata sono quelli dove ci sono le noccioline, il giro di ritorno è quello che si torna indietro solo a maglie basse. Quindi ora che abbiamo finito il giro dovete svoltare e fare il giro di andata con le noccioline. Quindi ricordatevi sempre che il primo punto è la maglia bassa e poi potete partire con le noccioline. Facendo la nocciolina ci vogliono 4 mezze maglie alte, chiuse poi tutte insieme, e sono 9 asoline da chiudere. Tra una nocciolina e l'altra ci sono 2 maglie basse che le dividono. Quindi una volta che avete fatto la nocciolina fate 2 maglie basse, nocciolina, 2 maglie basse, nocciolina, 2 maglie basse, nocciolina, ok? E continuate poi la riga a maglia bassa e fate quella di ritorno sempre a maglia bassa. Vi lascio proseguire fino a che non si arriva alle 9 noccioline. Bene, siamo arrivati al punto delle 9 noccioline. Adesso ho fatto il giro di andata delle noccioline, si torna indietro a maglia bassa normale e si continua sempre a maglia bassa finché non si raggiunge l'altezza del pannello di 45 centimetri. Quindi dall'inizio fino al termine del pannello devono risultare 45 centimetri. Quindi non ci resta che continuare sempre nello stesso modo ora a maglia bassa. Quindi finché non si raggiungerà l'altezza dei 45 centimetri
noi si faranno sempre giri di andata e ritorno a maglia bassa. Ho finito questa riga, adesso vi lascio continuare perché tanto è molto semplice, dobbiamo solo fare le maglie basse fino a che non si arriva all'altezza di 45 cm, quindi ci ritroveremo al termine del pannello. Bene, una volta raggiunta l'altezza del nostro pannello di 45 cm, dobbiamo andare a ritagliare un pezzo di rete perché dobbiamo andare ad indurire un po' la nostra borsa. Quindi semplicemente andate a ritagliare la vostra rete esattamente uguale, identico al vostro pannello della borsa. Poi lo andate a bloccare con delle mollettine, se ce l'avete, e adesso si procede in questo modo. Si va con l'uncinetto proprio all'ultimo punto. Con il nostro filo siamo arrivati in quest'angolo, quindi cosa andremo a fare? Andiamo ad agganciarci con il pannello della borsa all'angolo della nostra rete e andremo a fare subito il nostro angolo, quindi una maglia bassa, una catenella e nello stesso punto, quindi si rientra sia dal nostro pannello che nella nostra rete dove abbiamo appena fatto il punto, un altro punto basso. In questo modo abbiamo fatto già l'angolo, vedete? Adesso si gira in questo modo il nostro pannello e si prosegue sempre a maglie basse prendendo il nostro pannello e la nostra rete. Quindi si prende il punto, si prende la nostra rete e si fa una maglia bassa. Cerchiamo di prendere i punti che sono più esterni. Quindi in questo caso io vado a prendere questo e poi qui vado a prendere questo. Qui vado a prendere questo e qui vado a prendere questo. Quindi in questo modo vado a prendere questo e mi aggancio alla rete sotto e faccio una maglia bassa. Quindi praticamente si deve attaccare la rete al pannello. Si prende il pannello, si prende la nostra rete e si fa una maglia bassa. Quindi si continua nello stesso modo con le maglie basse prendendo sia il pannello che la rete fino all'altro angolo. Ci ritroviamo in questo angolo. Ok, sono arrivata all'angolo proprio nell'ultimo punto e vado a fare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Così abbiamo creato questo giro nell'angolo e si prosegue tutto qua. Nell'angolo fate la stessa identica cosa anche in quest'altro punto, angolo, sempre stessa cosa, e ci ritroviamo qui alla fine dove ci siamo attaccati all'inizio. Ok, ho cucito tutta la nostra rete. Sono arrivata all'ultimo punto prima dell'angolo dove ci siamo attaccati in precedenza. Sfilo un po', vado a tagliare un po' di filo
e vado a chiudere. Quindi entro nel primo punto che ho fatto dell'angolo, e lo vado a nascondere dietro. Adesso andiamo a fare i laterali. Per fare il laterale si inizia con il solito cappietto e si fanno 8 catenelle. Più una catenella per alzarci con il lavoro. Adesso dobbiamo fare delle maglie basse dietro le nostre catenelle, come abbiamo fatto con il pannello. Quindi girando le nostre catenelle si va nelle costine che ci sono qua dietro e vi devono risultare 8 maglie basse. Una volta finite le nostre 8 maglie basse, si fa sempre una catenella per salire con il lavoro e si svolta. Per fare i laterali andremo a fare il punto termico, così è molto più solido e non si va ad ammorbidire. Quindi facciamo un giro di maglie basse in costa retro. Quindi prendiamo solamente la costina che abbiamo dietro e si fa una maglia bassa, costina di dietro e maglia bassa fino alla fine. Una volta arrivati in fondo si sale sempre con una catenella e si svolta. E adesso si fa il punto termico. Quindi si prende la costa retro, quindi quella che abbiamo più esterna, e la costina che abbiamo esattamente sotto e si fa una maglia bassa. Ve lo faccio rivedere: costa retro, costina di sotto e si fa una maglia bassa, costa retro, costa sotto e si fa una maglia bassa. Fino alla fine. Una volta arrivati in fondo si inizia a sentire che il punto è molto più solido. Si sale con una catenella e si svolta e si fa la stessa identica lavorazione con il punto termico fino a raggiungere i 13 cm di altezza. Quindi si continua con il punto termico prendendo sempre la costa retro, la costina di sotto e si fa la maglia bassa. Sempre nello stesso modo, costa retro, costa sotto e maglia bassa, costa retro, costa sotto e maglia bassa fino alla fine. Bene, adesso si sale sempre con una catenella, si svolta e si continua sempre nello stesso modo fino a raggiungere i 13 cm. Ci ritroviamo al termine. Arrivati all'altezza di 13 cm, si tiene un po' di filo per poi andarla a cucire alla borsa. Si taglia, si sfila. Ovviamente bisogna farne due.
Adesso si riprende il nostro pannello. Prima di andarlo a rivestire, mi raccomando, ricordatevi di mettere la chiusura. Quindi io ho utilizzato una chiusura così a scatto e sono andata a posizionarla, di preciso l'ho posizionata all'inizio degli 8 centimetri e ovviamente andate a misurare il mezzo della borsa. A me risulta 23 centimetri, quindi sono andata sugli 11,5, 12 nel mezzo e sono andata a bloccarla con la sua graffetta, semplicemente. Adesso dobbiamo andare a foderare la nostra rete e pannello, perché non possiamo assolutamente tenerla in questo modo. Io ho già preso le misure del pannello e sono andata a ritagliare la mia stoffa di cotone. Quindi andate a prendere quello che avete voi, il vostro rivestimento che avete scelto, e l'andate a ritagliare un po' più grande del vostro pannello e lo andiamo a cucire. Ovviamente io ho fatto le rifiniture a macchina, quindi se voi non avete la macchina piegate un po', vedete, piegate la vostra stoffa in questo modo, perché se no vi risulta brutto se lo lasciate così. Quindi andate a rigirare tutti i lati per fare la rifinitura. Se avete la macchina da cucire, andate a cucire tutto il perimetro della vostra stoffa e poi lo andiamo a cucire. Ognuno ha il suo metodo per cucire. Vado a fare il punto invisibile, così che si veda solamente questa cucitura qua. Ok, ho preso ago e filo per cucire. Adesso vi faccio vedere qualche punto di come faccio il punto invisibile, poi si continua da sole. Entro prima di tutto dall'esterno, con l'ago dall'esterno entro in questo modo, poi cerco di andare a cucire più vicina possibile qui all'estremità. Quindi da dove sono partita vado vicino al punto, entro da sotto e lo faccio uscire dall'altra parte in questo modo. Vedete come sono vicina? E passo il filo. Stessa cosa, mi avvicino sempre da dove sono uscita, entro, esco fuori in questo modo. Vedete che i punti si notano veramente poco. Quindi si continua così per tutto il pannello. Si entra vicino a dove siamo usciti. Passo. E come potete vedere i punti si vedono veramente pochissimo e si continua sempre nello stesso modo per tutto il pannello. Quindi ci ritroviamo alla fine di tutto il pannello cucito.
quando andate a cucire assicuratevi di prendere anche il cordino, se no non si attacca bene alla borsa. Ci si trova alla fine. Benissimo, ho terminato tutta la cucitura del nostro pannello con la rifinitura. Vi faccio un po' vedere il risultato. Vedete che comunque si nota veramente pochissimo, poi una volta che la borsa è chiusa si nota ancora meno. Adesso andiamo a prendere i nostri laterali perché andiamo a strutturare la nostra borsa. Prendo un ago da lana per andare a cucire il nostro laterale con il filo che abbiamo lasciato in eccesso. Con il primo laterale io inizio sempre dove il filo combacia da questo lato, perché quest'altro combacerà con questa parte qua. Io invece inizio sempre da questo lato dove il filo combacia qui in quest'angolo e non qui. Mi raccomando, quando andiamo a cucire i nostri laterali, mettete gli scalini che si sono creati con il punto termico all'interno della borsa e non all'esterno della borsa, così non si vedono. Quindi ci andiamo ad agganciare in questo modo. Io prima, lo faccio vedere da qui, vado un pochino, non proprio qua sull'angolo, ma al punto prima. Quindi mi aggancio prima, un pochino più sopra, così non si crea poi lo scalino. Una volta agganciati all'angolo, vado a prendere il primo punto che combacia subito sotto e la prima V che vedete qua nel nostro laterale. Quindi noi dobbiamo andare a fare combaciare la catenella che abbiamo qua sul pannello con la V che abbiamo qui. Vedete, qui ci sono delle V, nel mezzo delle V c'è un altro punto, la V qui, punto, V, punto, V, punto. Noi dobbiamo far combaciare la V con il punto che c'è proprio accanto. In questo modo sono passata al primo. Poi, come potete notare, ci sta che alcune volte il punto che c'è nel mezzo delle V combacia con il punto che abbiamo qua sotto e quindi noi andiamo a cucire proprio lì. Quindi prendiamo il punto che c'è nel mezzo con la maglia che c'è accanto nel pannello. Quindi delle volte può capitare che combacia in questo modo. Poi vado a prendere la catenella sotto e la V che trovo accanto e vado a cucire. Quindi praticamente faccio tutte le cuciture in questo modo fino a che non raggiungo l'altra estremità del laterale e del pannello. Qui possiamo anche bloccarlo una volta che siamo arrivati e abbiamo fatto combaciare tutto, possiamo anche andare a bloccarlo, così magari sappiamo dove bisogna arrivare, l'ultimo punto con quest'altro ultimo punto del laterale. Così si va a bloccare e si fissa. Stessa cosa anche qui, si vanno
a far combaciare. E si blocca, si passa anche qui. In questo modo vi risulta più semplice andarlo a cucire. Continuiamo. E si cuce tutto il laterale in questo modo. Vedete che tipo qua mi combacia con il punto nel mezzo e io vado a cucirlo lì. Nell'angolo, se no mi si vede troppo qui, nell'angolo vado a cucire in questo modo. Una volta che sono arrivata all'ultimo punto, vado da dentro, quindi dall'esterno, scusatemi, quindi vado dall'esterno, porto il filo dall'esterno, prendo il punto che trovo sotto e vado a cucirlo. La parte sotto lo cucio dall'esterno, in questo modo. Faccio passare il filo sopra, praticamente. Così si cuce meglio il sotto. Vedete che il filo passa sopra e non all'interno. Comunque non c'è una regola precisa, cioè nel senso anche un po' a sentimento va bene. Una volta che ho fatto il sotto in questo modo, faccio l'ultimo punto dove c'è l'angolo e poi riparto con la cucitura interna, così che si vede meno il filo. Quindi faccio combaciare i punti con la V, vedete? E riparto come abbiamo fatto all'inizio. Arrivati in fondo, vedete che qui se no si crea lo scalino, modo, e vado a prendere
il punto che si trova qua sopra e lo passo nell'ultimo punto accanto all'ultimo in precedenza, così si chiude anche quest'angolino. Adesso andiamo a nascondere il filo. Lo possiamo fare in questo modo, lo passiamo all'interno, a sotto, così si vede il meno possibile, e poi andiamo a nascondere all'interno, qua dove c'è il laterale. Adesso andiamo a fare la stessa cosa da quest'altro lato. Ci ritroviamo al termine. Per prendere bene le misure prendiamo 1 metro oppure anche un righello e si va a vedere dove dobbiamo partire da quest'altro lato per farlo precisamente uguale. Quindi prendete bene le misure o con il righello oppure con il metro, fate in questo modo e andate a mettere un marcapunti per ricordarvi da dove dovete iniziare. Entro esattamente con il filo del laterale dove ho messo il marcapunti e inizio la cucitura del laterale. Ci vediamo al termine. Bene, una volta cuciti i laterali andiamo a finire di attaccare la nostra chiusura. Quindi mi raccomando, prendete le misure che sia nel mezzo. Bene, una volta inserita bene la chiusura, andiamo a chiudere la nostra borsa e andiamo ad agganciare la nostra catena. Dobbiamo prendere i 2 anellini e la nostra catena. Anche la distanza degli anellini va tutto in base a come vi piace inserirle, la distanza che più vi piace. Io vi faccio vedere più o meno come le metto io. Io vado a calcolare 2 noccioline, qui come se ne mancasse una, qui c'è la seconda, quindi la vado a inserire una qua e una qua. Mi raccomando, quando inserite questi anellini cercate di prendere anche la rete sotto. Così almeno vi rimane bella dura e non vi balla troppo. Bene, ho inserito gli anellini, adesso vado a mettere la tracolla. Io la inserisco in questo modo, prima in uno, poi in quell'altro e aggancio questi 2, così almeno è regolabile. La potete regolare. E questa è la borsa terminata. Abbiamo terminato il tutorial, spero che questa borsa vi sia piaciuta, che il tutorial vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e vi aspetto nel prossimo video.